Modena Challenge stradale, la primissima della serie delle speciali V8, che ha visto poi la nascita della famosissima scuderia 430, della 458 speciale e così via, con la 488 pista, che tutti noi abbiamo amato visceralmente. Questa serie di speciali nate a Maranello ebbe il là sì dalla 348 Challenge, ma non fu una vera e propria serie speciale. Questa invece sì, la 360 Challenge stradale fu la primissima di una fortunata serie di macchine speciali di nome e di fatto. Guidarla te lo fa capire dal primo minuto che ci sei dentro. Perché? Perché il suono della Challenge stradale è, a detta di molti, il migliore di sempre, e io non mi sento di essere in disaccordo con loro, perché senti qua, è un suono che appartiene molto alla nostra generazione e soprattutto un periodo storico fortunato. Perché nel 2003, in quegli anni lì, eravamo in pieno strapotere Ferrari, quindi in Formula 1 si vinceva, e si vinceva tanto. La F2003, la F2004, queste macchine qui sono le vere e proprie regine della Formula 1 moderna, se non andiamo negli ultimi anni a parare a Mercedes e ultimamente Red Bull. Ma in questi anni qui, quando nacque la Challenge stradale, Ferrari era la regina indiscussa del motorsport, ed erano gli ultimissimi anni in cui poteva assolutamente pregiarsi di questo titolo, perché di titoli appunto ne vinceva veramente tanti. Ovviamente V8 aspirato 3006 come da nome, 360 deriva da un 3006 di cilindrata. La Modena aveva 400 cavalli, la Challenge stradale 425, un bel alleggerimento di un centinaio di chili, che si sentono. 100 kg su una macchina di 1100-1200 si sentono. La forza della Challenge stradale sì è nel rumore, che è qualcosa di epico, ma anche e soprattutto nell'handling. La vera forza della Challenge stradale è l'handling. Wow! Associato a questo rumore, quando poi puoi dare gas oppure scalare prima di una curva, non mi meraviglia che sia tra le più amate non solo delle speciali ma di tutta la produzione di Maranello. Un rumore così non si è più visto per ovvie ragioni. Anche la 430 scuderia, che aveva un ottimo sound, non era così viscerale, così rudimentale nel senso buono della parola. E rudimentale nel senso buono della parola c'è tutta la macchina, perché si sente che è la prima di qualcosa, non perché sia ingenua o perché chi l'ha fatta non avesse le competenze già acquisite per farla meglio, è che al suo tempo era il top, tecnologicamente, dinamicamente, di conseguenza la 360 Challenge era il top. Stiamo parlando di un'epoca in cui la concorrenza di Ferrari era solo Porsche e Lamborghini, praticamente, perché non c'era ancora l'arrivo delle nuove supercar, della nuova generazione. Ormai ci sono molti marchi nuovi, anche marchi diciamo di macchine normali, che si sono messi a fare supercar. Prima non era così, quindi per me è emozionante guidare una Challenge stradale, perché è una macchina del 2002-2003 e io in quegli anni ero ancora più nella fase adolescenziale della mia passione che in quella professionale, quindi vedere una Ferrari era un'esperienza diversa, cosa che è un po', se possiamo dirlo, un po' triste da un punto di vista, perché quando poi ti abitui e sei assuefatto a questa roba qui, tendi a fare l'errore di darla per, non dico scontata, ma tendi a non meravigliarti più come una volta. Io mi ricordo perfettamente la prima volta che ho sentito andare una Challenge stradale, ero a Vallelunga, era appena uscita, penso che la macchina avesse forse finito appena il rodaggio, e c'era questo ragazzo che la mandava tutta dopo la Roma verso il curvone. Io che non avevo una lira, con il mio amico eravamo sugli spalti e quindi potevamo vederla solo da lì, sul rettilineo, e mi ricordo questo rumore anche quando me la sono riguardata, perché feci un video con la mia telecamerina dell'epoca e me lo riguardai mille volte, e quel rumore è esattamente questo,
ed era spaziale all'epoca, tuttora lo è, soprattutto ora che sappiamo che andiamo incontro a un'epoca in cui forse questi rumori saranno sempre più difficili da riprodurre. E tornando alla ruvidezza, alla visceralità del progetto 360 Modena in generale, perché tutta la macchina era abbastanza così, prendete una 360 Modena, toglietele il superfluo, aggiungete angoli di sospensioni migliorati, più pistaglioli, un cambio un po' più veloce, ci arriviamo, togliete chili, aggiungete coppia, scarichi liberi e questo è quello che ottenete. Veramente spettacolare avere a che fare con una challenge stradale, è ferraristica in tutto, c'è ancora pienamente il feeling Ferrari degli anni 90, quindi migliorato all'inizio degli anni 2000, ma c'è ancora quell'essenza lì, in un periodo, ripeto, molto vincente, molto festoso, dove tutti erano contenti, e immagino che lavorarci dentro a suo tempo fosse meraviglioso, magico. Andare a Maranello in quegli anni, questo lo so perché me lo ricordo, era diverso, era tutta una festa. Ti affacciavi a Fiorano e vedevi girare questa qui, poi vedevi girare Schumacher e Barrichello, era così, un periodo diverso, che tornerà, quasi sicuramente tornerà, ma noi per adesso parliamo della 360 Challenge stradale e non posso evitare di tornare con il pensiero a quegli anni lì, 2002-2003, che come dico sempre sono stati ancora pienamente parte degli anni 90, almeno fino al 2004, sia automobilisticamente che cinematograficamente che discograficamente. Ok, l'ho nominato prima e mi tocca affrontare il discorso prima possibile, il cambio. Non posso dire di essere mai stato un grande fanatico dei cambi F1 elettroattuati fino all'arrivo del doppia frizione con la 458. Da lì in poi le cose sono cambiate e io ho fatto pace con questo sistema di guida che non mi aveva mai convinto, perché non riusciva ad essere veramente veloce e soprattutto non tanto per la velocità quanto per la regolarità di utilizzo, soprattutto in curva. Questo tipo di cambi in curva, sia in salita che in scalata, non era possibile evitare degli scossoni sul corpo vettura, che è una cosa che a qualsiasi pilota o collaudatore o appassionato della guida deve dare necessariamente fastidio. Questa famosa botta nella schiena che ad alcuni nostalgici piace, per me è inconcepibile parlare di nostalgia di questo, a me manda al manicomio, ogni cambiata per me è una sofferenza, non deve essere così. O cambio io con i miei tempi, i migliori che posso, oppure cambia la macchina ma deve essere veramente tanto più veloce di me. Non solo la bruschezza delle cambiate, ma anche il blipper in scalata, ve lo faccio sentire adesso, non so se se rende. C'è sempre una spinta in avanti che è fastidiosissima. Le cose sono molto migliorate, per quanto fosse sicuramente indispensabile per la ricerca e lo sviluppo e il progresso in generale del motorsport. Non mi piace, non ci posso fare niente. La macchina è stupenda, sarei completamente immerso in lei, lo sono, fino a che non cambio marcia, e lì mi ricordo perché a suo tempo storsi il naso e continuo a storcerlo. Per fortuna quell'epoca lì, almeno in questo, non sono un nostalgico, quindi ha senso il doppia frizione. È una delle poche cose del motorsport dove non ho nostalgia di questi cambi. Basta, detto questo, lo sapevo benissimo che quando avrei provato la challenge stradale o altre avrei sofferto questa cosa, ma lo stesso con la Gagliardo, con l'e-Gear, con i Tiptronic Porsche, era così per tutti, non parliamo dei Celespeed Alfa Romeo, insomma era così. Era necessario per arrivare a quello che abbiamo oggi, che è tutta un'altra cosa.
una contraddizione, perché ovviamente mi piace quello che uso oggi, ma non mi piace quello che è servito negli anni per arrivare a quello che abbiamo oggi. Parlando di cambi, qualche fastidio, come è normale che sia agli albori di una nuova tecnologia, se pensiamo anche che la frizione della 360 non era molto diversa dalla monodisco della 348, già arrivata al capolinea e con capacità di coppia limitate. Per essere precisi, un'altra esperienza non molto positiva relativa al cambio è proprio quella dei paddle, che erano all'epoca solo sviluppati verso l'alto e non verso il basso, obbligandoti a muovere le mani per cambiare a certe angolazioni volante con un po' di scomodità oggettiva. Dobbiamo però pensare che tutto questo era il top del top a suo tempo. Nessuna era all'avanguardia come la CS in quel periodo, tranne la Enzo. Quello che ti fa restare innamorato della Challenger stradale, come ho detto guidandola, è l'handling. Nonostante l'esemplare in prova sia appoggiata su una gommatura non freschissima, in curva la sensazione è appagante al 100%. Lo sterzo e la sua risposta sono impeccabili. L'avantreno e come tutte le sospensioni si comportano su una strada di montagna, lontanissima dall'essere una pista, sono ancora validissime oggi, dopo esattamente 20 anni. È incredibile nel 2023 pensare a quanto risulti primordiale un'esperienza di guida su una Ferrari che ti ricordi essere stata per un periodo un pinnacolo tecnologico mondiale. Eppure la sensazione è quella, come ripeto, si sente di stare dentro a qualcosa che ha dato il via ad una lunga stirpe di macchine speciali. In più, la Challenger stradale, essendo la prima, non venne a suo tempo accolta con le speculazioni commerciali che oggi un po' dominano gli acquisti di alcune Ferrari. Chi comprò la CS 20 anni fa, 90 su 100 lo fece perché aveva intenzione di passare parecchio tempo in pista. Non so quanto oggi sia ancora così, ma poco importa. Tanto alla fine ognuno di noi comprerebbe una Challenger stradale anche solo per metterla in moto una volta al giorno, sfondarsi i timpani con una delle musiche più belle della storia e rifarsi gli occhi con una linea intramontabile. Fermo. Rimani là. Vai.